Bentornati amici sul mio canale, il Divo della Pizza. Oggi vogliamo in Puglia e precisamente andiamo nella città di Bari. Avete capito di cosa stiamo parlando? Oggi andiamo a preparare un'ottima focaccia barese pronta in sole 3-4 ore, quindi non ci resta che andare ad impastare e vedere come si prepara. Sigla! Allora amici, gli ingredienti per preparare una teglia rotonda di diametro 36 cm sono 215 g di una farina 00 di grano tenero, debole, quindi con un livello di proteine intorno ai 9-10 g per 100 g di prodotto, 145 g di farina di semola di grano duro, in questo caso qua sto usando questa farina sarda del Molino Galleu. Poi abbiamo bisogno di 235 g di acqua, io sto usando acqua fresca di frigorifero, una patata lessa schiacciata con forchetta, in questo caso qua sono circa 150 g pesata già pronta, diciamo, 7 g di lievito di birra fresco, 12 g di olio extravergine di oliva, 6 g di sale e 2 cucchiaini di zucchero. Bene, perfetto, quindi adesso passiamo alla planetaria e vediamo il procedimento. Perfetto amici, come vi ho detto oggi impastiamo questa focaccia barese direttamente con planetaria. Ovviamente lo stesso procedimento che andiamo a seguire con la planetaria può essere replicato anche con un impasto fatto a mano. Io lo faccio per praticità, visto che ho la planetaria, preferisco non sporcarmi le mani, diciamo. Quindi quello che facciamo è andare a mettere il mix di farine, di grano tenero e di semola rimacinata all'interno della ciotola della planetaria. Andiamo ad aggiungerci il lievito di birra, quindi lo mettiamo in questa maniera all'interno della ciotola direttamente e aggiungiamo anche lo zucchero, ok? Direttamente all'interno. Quindi azioniamo la nostra planetaria alla prima velocità, giusto per miscelare il tutto. Perfetto, una volta miscelato possiamo andare ad aggiungere circa la metà dell'acqua che abbiamo all'interno della nostra ciotola. Ok, perfetto. Cominciamo ad impastare. Aggiungiamo un altro po' d'acqua. Ok, arrivati a questo punto aggiungiamo anche la nostra patata lessa schiacciata e azioniamo di nuovo la planetaria. Aggiungiamo sempre un po' di acqua a filo. Perfetto, quando il nostro impasto comincia a essere ben compatto andiamo ad aggiungere il sale. Ok, azioniamo la planetaria e pian piano andiamo ad aggiungere l'ultimo filo d'acqua che ci siamo tenuti da parte per far assorbire il sale. A questo punto aggiungiamo l'olio e ultimiamo l'impasto. Perfetto amici, quindi arrivati a questo punto passiamo sul piano da lavoro per dare qualche giro di piega di rinforzo e poi lo metteremo a lievitare. Quindi trasferiamo il nostro impasto sul piano da lavoro. Ora non ci resta che dare qualche giro di piega di rinforzo, una leggera pirlatura all'impasto e poi lo metteremo a lievitare. Quindi. Perfetto, il nostro impasto, il nostro panetto non deve risultare liscio, setoso come quello di una pizza, anche se rimane un po' grezzo va benissimo. Quindi quello che facciamo è prendere un contenitore, mettere abbondante olio al suo interno e a quel punto trasferire il nostro impasto qui dentro e dobbiamo anche rigirarlo nell'olio in questa maniera, no? Quindi come vedremo questa è una focaccia davvero molto unta e già lo si capisce anche da questo
a questo punto. Niente, ora chiudiamo il tutto e lasciamo lievitare per 3 ore a temperatura ambiente. Poi procederemo con la stesura, il condimento e la cottura. Quindi non ci resta che vederci dopo. Perfetto amici, sono passate circa 3 ore da quando ci siamo salutati e vediamo com'è il nostro impasto. Magico, magico. Direi che è più che raddoppiato, forse anche triplicato, va benissimo. Perfetto, quindi per finire e ultimare la nostra focaccia andiamo a utilizzare i seguenti ingredienti. Utilizzeremo dei pomodorini ciliegino nel mio caso, molti utilizzano i pomodori di San Marzano, ma nel mio caso non sono riuscito a trovarli, quindi mi accontento dei pomodorini ciliegino. Servirebbero le olive baresane, ma essendo a Bergamo le olive baresane io non le trovo, quindi utilizzo delle semplici olive giganti che ho trovato al supermercato. Olio di oliva extravergine a go-go e un po' di origano. Ora quindi non ci resta che stendere la nostra focaccia all'interno della teglia e procedere con il condimento. Quindi prendiamo la nostra teglia in ferro blu, mettiamo tantissimo olio, tantissimo, perché veramente la focaccia barese deve friggere, ok? Quindi non dovete aver paura. Ribaltiamo direttamente il nostro impasto qui dentro. Voilà, guardate che bella, perfetto. E andiamo a stendere l'impasto, però prima gli diamo anche una bella girata in questo modo qua, così che sia bella unta. Perfetto, guardate che meraviglia. Ok, arrivati a questo punto non ci resta che andare a condirla, quindi prendiamo i nostri pomodorini e io mi aiuto un attimo con un coltello. Quello che faccio è incidere il pomodorino in questa maniera e spaccarlo letteralmente in due, stando attenti a non farsi schizzare addosso. Lo apriamo e lo andiamo ad infossare in questa maniera, ok? Quindi procediamo così con tutti i pomodorini o pomodori che siano. Adesso prendiamo anche le nostre olive intere e le andiamo a infossare anche loro sparse per la focaccia, quindi ora andiamo a mettere un po' di origano su tutta la focaccia, quindi in questa maniera. E non da ultimo, di nuovo, un bellissimo giro di olio. All'incirca ci vanno 3-4 cucchiai su tutta la superficie, quindi divertiamoci un attimo. La nostra focaccia è pronta, ora non ci resta che andare ad infornare. Ottimo amici, quindi abbiamo detto la nostra focaccia è pronta. Nel frattempo io ho preriscaldato il forno alla massima temperatura, quindi 250 gradi. Volendo si può fare anche nel nuovo forno che ho comprato, che è l'F1, ma questa teglia rotonda, che è appunto la forma tipica della focaccia barese, 36 cm non ci passavano, quindi ho sfruttato l'occasione per farvi vedere che comunque è possibile preparare questa focaccia anche in un classico forno casalingo. Quindi massima temperatura 250 gradi, andiamo ad infornarla per 20 minuti circa, appoggiata al ripiano inferiore, proprio a diretto contatto col forno. Dopodiché ultimiamo la cottura per 5-6 minuti nella parte alta, quindi non ci resta che infornare. Voilà. Ci vediamo tra poco. Perfetto, quindi sono passati circa 20 minuti, il fondo sarà cotto. Prendiamo e spostiamo in alto la nostra focaccia, quindi in questo modo qua la spostiamo al ripiano sopra e ultimiamo la cottura, come vi dicevo, per circa 5-6 minuti. Perfetto amici, quindi sono passati 6 minuti da quando l'abbiamo spostata in alto e voilà! La nostra focaccia barese è pronta in tutto il suo splendore, guardate che bella, guardate che bella. La metto qui un attimo a raffreddare e poi passiamo all'assaggio.
Ecco quindi amici la nostra focaccia barese e ora siamo pronti alla prova del taglio e all'assaggio. Quindi vediamo un po' com'è. Che profumo ragazzi, che profumo. Guardate che bella. Guardate che bella, veramente. In 3 ore e mezza circa di lavoro questo è il risultato. Veramente deliziosa. Il profumo provo a descrivervelo, ma è qualcosa che dovreste sentire voi stessi. Veramente profumatissima. Si sente il profumo dell'olio, dell'origano, veramente buonissimo già il profumo. Quindi ora non mi resta che assaggiarla. Amici, vi dico solo che nel sistemare la videocamera io un morso già l'ho fatto, quindi vi lascio immaginare il profumo che c'è, irresistibile. Procediamo a un altro assaggio. Buonissima, delicata, perché comunque è un prodotto delicato perché ci sono i pomodori che comunque sono molto acquosi eccetera, ma ha un buon sapore di olio misto origano, pomodori, olive, veramente deliziosa. Un grazie a tutti i miei amici baresi che mi hanno dato qualche consiglio su come farla e io vado avanti. Non so quanto dura, troppo buona. Basta Ivo, basta. Che dire amici, se questo video vi è piaciuto, e non solo il video, vi invito a mettere un bel like qua sotto, a commentare, dirmi cosa ne pensate, magari i pugliesi se mi dicono un po' cosa ne pensano della preparazione a focaccia barese da parte del bergamasco, il divo della pizza. E non da ultimo, se anche questo video vi è piaciuto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale perché è l'unico modo appunto per supportarmi. Detto questo, non ci resta che salutarci, anche questo video ormai è giunto al termine e ci vediamo al prossimo video con un'altra preparazione. Mi sa che faremo qualcosa nel nuovo forno F1 che vi ho presentato l'ultima volta. Se non l'avete ancora visto, andate a vedere subito il video unboxing del forno P134A. Alla prossima!